Spento. Ok. Allora, ciao a tutti, eccoci alla nostra terza intervista. Io sono Gaia e faccio parte di New International APS. Con noi oggi ci sarà Silian Ferrari, il presidente e il creatore dell'associazione Oriel, che opera principalmente in Europa e in Italia, ma che al momento si trova in Perù. Allora, ciao Silian, come stai innanzitutto? Ciao Gaia e ciao a tutti gli amici. Io abbastanza bene, dai, sono qui in Perù ormai dal 4 di marzo e dopo lì hanno iniziato la quarantena il 16 di marzo e sono rimasto bloccato senza poter tornare a casa. Però dai, sto bene, grazie. Ci puoi dire com'è la situazione là in Perù e per quale motivo sei in Perù e hai deciso di rimanere lì? La situazione attuale in Perù, diciamo che va così. Il sistema sanitario chiaramente non è pari ai sistemi sanitari quelli europei e quindi per fortuna hanno iniziato velocemente con la quarantena dopo essersi accorti che c'era un incremento dei casi. Quindi hanno messo la quarantena dura con chiusura di voli nazionali e internazionali completa, con chiusura di qualunque tipo di trasporto e con l'inizio del coprifuoco. Al momento è il paese, credo, nel Sud America non con più casi, però ne ha tipo già 23.000 e oggi sono stati superati i 100 morti. Io al momento mi trovo ad Iquitos, che è nel mezzo della selva amazzonica, che sfortunatamente è tra le 4 peggiori città a livello dell'America Latina, perché il sistema sanitario era già inesistente prima, è collassato completamente e ci sono morti e infettati dappertutto e la gente chiaramente non rispetta né la quarantena né il coprifuoco. Come mai ti trovi lì? Esatto, perché mi trovo qui, ero venuto per trovare dei miei amici, perché io ho fatto servizio volontario italiano, servizio civile, qui in Perù, nel lontano 2011-2012, ed ero venuto qui e dopo alla fine mi sono trovato rinchiuso qui una volta che hanno fatto la quarantena. Ottimo. Ci puoi spiegare il ruolo che aveva la tua associazione prima del lockdown e come opera adesso? Certo, allora noi di Oriel prima del lockdown eravamo attivissimi anche sia a livello locale, ma specialmente a livello internazionale con i progetti Erasmus+. Noi abbiamo attualmente ancora 2 volontari del servizio volontario europeo all'estero, a Berlino e in nord della Francia, e avevamo tantissimi progetti, quelli di corta durata, in vari paesi dell'Unione Europea. E chiaramente prima del lockdown avevamo un'attività di preparazione dei nostri partecipanti per i progetti o di gestione dei gruppi quando erano in loco nei loro progetti e la gestione anche del dopo progetto con le attività locali, insomma, che erano degli aperitivi con i giovani oppure dei meeting organizzati dai comuni o da altre organizzazioni. Aspetta, puoi ripetere l'ultima parte? Si è bloccato. Anche dei meeting organizzati nelle scuole. Ok. In questo momento. Prego. In questo momento come la stai affrontando? Beh, in questo momento diciamo che siamo nella fase di deadline, di scadenza, e nella fase di scadenza stiamo lavorando in scrittura di progetti da presentare. Quindi in questo periodo normalmente noi ci rinchiudiamo in casa e facciamo solo questo, insomma, ci focalizziamo su la gestione dei partner, se hanno bisogno di nostre risposte e tutto. Sfortunatamente, per il fatto che io sono in questo posto con l'internet che veramente è più lento di una lumaca, ho dovuto delegare cose che normalmente facevo io ai miei colleghi
e non abbiamo la stessa potenza di fuoco, insomma, perché io sapevo molte cose e ho dovuto spiegarle e quindi si va a rilento, insomma. Però questa fase per noi è ancora normale, solo che chiaramente tutti i progetti che si erano prospettati, che si dovevano fare, non vengono fatti al momento in nessuna attività locale, e chiaramente io sono qua, però abbiamo iniziato a fare qualcosa di nuovo che è il podcast. Stiamo facendo molti più post su Instagram, che prima era molto abbandonato, e stiamo facendo un sacco di riunioni col direttivo per cercare di vedere anche per il dopo, insomma. Quindi questo fermarsi, tra virgolette, ci sta servendo. Certo. Per quanto riguarda invece il futuro della tua associazione, come pensi che sarà? Ma per fortuna noi siamo anche partner dei progetti di lunga durata, quindi grazie a quelli abbiamo un buon tipo di sostentamento. Però rispetto al futuro adesso bisogna vedere quali saranno le direttive, se chiuderanno i confini e come verrà gestita la situazione dei progetti europei, perché comunque abbiamo adesso un accumulo di progetti che prima era ben dilazionato nel tempo, insomma, perché avevamo un progetto magari una settimana, un altro progetto un'altra settimana, e potevamo gestirli anche in termini di partecipanti in una maniera. Adesso probabilmente avremo un boom, speriamo non tutto di un colpo, insomma. Certo. Però io sono ancora molto motivato, per fortuna, anche i miei colleghi. Meno male, direi. Piuttosto, qual è la cosa che senti, diciamo, più urgente in questo momento, che hai bisogno, diciamo, di fare? Ma di tornare in un posto dove io abbia internet, perché poveretti i miei colleghi devono fare il lavoro mio e io non posso dare contributo perché l'internet fa proprio schifo, quindi devo pagare il signore per avere una connessione per scaricare un documento da 60 kilobyte e ci metto un quarto d'ora. Quindi diciamo la cosa più urgente è riuscire almeno ad andarmene via da qua e andare nella capitale eventualmente, dove lì posso gestire le varie cose in maniera più efficace, insomma. Certo. Quando pensi invece di tornare in Italia? O vorresti tornare al momento in Italia? Ma al momento è abbastanza difficile, come dicevo, perché questo posto dove sono, nella selva amazzonica, è proprio fuori dal mondo, quindi o si va con la barca, con un viaggio di giorni, o con l'aereo. Quindi io spero che non continuino a prolungare la quarantena e dopo l'11 ci sia la possibilità di muoversi con il volo, però, e tornare nella capitale. Però il mio rientro in patria penso che arriverà verso metà giugno, anche perché qua hanno cancellato tutti i voli internazionali fino a inizio giugno, insomma. E anche perché non voglio viaggiare tanto per non correre il rischio di contagiarmi e dopo contagiare altri, quindi voglio fare proprio a tappe quando sono sicuro che la cosa si è mitigata un po', anche se non si spegnerà sfortunatamente così in fretta. Pensi che questa situazione possa danneggiare i progetti in un futuro? Cambierà la visione in cui verranno fatti. Spero, chiaramente sta mettendo molte altre organizzazioni, magari anche più piccole, in ginocchio, perché alcuni vivevano proprio dei progetti che riuscivano a realizzare giorno per giorno, insomma. È difficile dirlo adesso. Sicuramente l'ha già fatto, come ha colpito altri settori. Il terzo settore, che è quello nostro, è quello meno protetto, e per i progetti all'estero dipende tutto quando faranno il vaccino e come gestiranno quelli dell'Unione Europea gli spostamenti. Veramente, ripeto, spero sempre e sono fiducioso. Beh, sei ottimista, dai, come al solito. Ti voglio fare solo l'ultima domanda. Se ora avessi una bacchetta magica, cosa faresti? Ma è una bella domanda, in realtà, mi prendi quasi alla sprovvista, ma posso dire quasi quasi far sparire tutte le malattie
e tutti sti bagoli, insomma, ma chiaramente è un qualcosa di troppo utopico. Quindi no, penso questo, insomma. Mantenere l'entusiasmo, quindi ce l'ho già, quindi no, che si calmi le cose, insomma, che sparisce tutto. Però spero e voglio aggiungere che tutto questo ci deve aver insegnato molti valori e essere sempre focalizzati anche sulle cose positive, che magari fermarsi un po' non è male, insomma. Certo, sono d'accordo. Va bene, grazie ancora del tuo tempo, speriamo di vederti presto tornare in Italia o insomma in qualche altra parte d'Europa. Ciao Silvia, un bacio. Grazie. Grazie a tutti per averci sentito. Ciao. Ciao.